Allora, eccoci di nuovo, siamo a bordo della nuova Jeep Avenger per cercare di capire come utilizzare al meglio il sistema di infotainment Uconnect, ok? Che abbiamo su questa Jeep. Come prima cosa possiamo vedere come andare a personalizzare la schermata home. La schermata home si raggiunge da questo tasto, il tasto della casetta. Se noi teniamo premuto a lungo in un punto dello schermo, vedete, poi ci viene la possibilità di personalizzare o le informazioni del guidatore, quindi del cruscotto digitale, o il touchscreen. Facciamo l'esempio con il touchscreen. Andiamo qui. Abbiamo la possibilità di personalizzare 3 schermate. Sono le 3 schermate che noi possiamo avere. Ad esempio, nella prima, anziché avere i comandi del clima, vogliamo andare a mettere qualcos'altro, teniamo premuto il clima, si attiva con la luce intorno il bottone, anzi il cestino per l'eliminazione, andiamo a eliminare il clima, ok? A questo punto abbiamo 4 spazi per andare a inserire altrettante icone. Più andiamo a scegliere qualcosa, abbiamo di nuovo il clima, ovviamente l'aiuto, spazio applicazioni, radiomedia, mirror screen, telefono, sedili. Vogliamo aggiungere l'orologio perché vogliamo avere sempre sott'occhio un orologio, diciamo, più grande. Torniamo indietro, salviamo. A questo punto o con 3 dita oppure con il tasto home andiamo a vedere. Home torna sempre alla ultima videata, con la seconda pressione torna alla videata precedente. In realtà ci fa vedere prima l'orologio, scusate, nel formato digitale, ma se noi facciamo così abbiamo l'orologio analogico, che è anche carino. Certo, magari non è chissà che cosa, però era solo per far vedere. Le altre videate sono rimaste uguali. Adesso noi possiamo fare la stessa cosa, ad esempio andando a cambiare, visto che ADAS ce l'abbiamo sia qui sia qui, andiamo a togliere ADAS di qua, di nuovo premiamo, una volta premuto personalizza touchscreen, così vediamo la stessa cosa. Siamo sulla terza videata, andiamo a togliere questo, quello degli ADAS, elimina. Qui vogliamo aggiungere, a questo punto premiamo più qualcos'altro, qui c'era ADAS, aiuto utilizzatore, questa specie di manuale che noi abbiamo online, nel senso che è disponibile. Torniamo indietro, salviamo, andiamo a vedere la terza videata, abbiamo aiuto e a questo punto qui noi possiamo, diciamo, consultare una guida d'uso. In realtà ci sono i QR code, però vabbè, era solo per vedere come andare a modificare anche un'altra videata. Grazie alla concessionaria Ellero di Saluzzo per aver prestato questa Jeep Avenger a Terzo Garage. Ora facciamo la stessa cosa andando però a cambiare le impostazioni, un'impostazione del cruscotto digitale. Allora, teniamo premuto a lungo fin quando non arrivi questo pallino rosso che poi ci abilita il cambiamento. A questo punto scegliamo personalizzare informazioni guidatore. Qui le schermate sono 4. Vedete, abbiamo alcuni indicatori, alcune spie, diciamo. I widget poi hanno, quindi programmini che io posso attivare, dimensioni diverse. Andiamo a fare più per andare a modificare l'ultima pagina che vedete anche qui di fatto è vuota. Allora, più, e scegliamo ad esempio ADAS, è una cosa curiosa, mentre il resto più o meno già c'è tutto. Noi andiamo a scegliere, scusate qua, ADAS, e in questo momento così io ho sulla visualizzazione della quarta pagina del cruscotto digitale che posso andare a selezionare. In questo caso sarebbe l'indicazione del cruise control adattivo e del mantenimento di corsia. Poi ci saranno anche gli altri eventuali ADAS che io andrò a attivare sempre attraverso il volante. Adesso sono fermo, quindi non posso farveli vedere, però mantiene l'impostazione che io ho dato di qua. Di nuovo andiamo indietro e facciamo salva. Dal tasto in punta alla levetta dei fari io posso andare a selezionare le diverse videate e a questo punto vado a vedere che la quarta effettivamente ha mantenuto l'impostazione che gli ho dato io. Scorrendo le altre abbiamo in attesa di connessione per il telefono, perché non c'è nessun telefono collegato, il multimedia, cioè la radio che adesso è spenta,
le informazioni del computer di bordo, la temperatura e poi quella che abbiamo aggiunto. Cerchi un'auto nuova o usata? Prova il nuovo portale autoit.it oppure scarica l'app. Ci sono anche gli accessori. autoit.it. Ho acceso la macchina, anche se, ripeto, è possibile accendere solo il display dell'infotainment andando a premere il tasto del volume, perché così alcune impostazioni possono essere selezionate. 3 dita, che è la velocità, il comando più comodo per arrivare alle impostazioni del profilo ospite, che è già selezionato. Andiamo a selezionare personalizzazione. Possiamo ad esempio personalizzare il colore delle luci di ambiente. Possiamo metterlo rosso e vedete cambia, spero che si veda anche qui. Possiamo mettere il giallo, che però stacca un po' poco rispetto a questo giallo della nostra plancia, e possiamo mettere il bianco, ok? Eccolo qua, bianco anche qui. In realtà ne abbiamo anche altri. Verde. Abbiamo ancora questo azzurrino chiaro, guardate, possiamo sbizzarrirci, blu un po' più intenso, e questo fucsia, chiamiamolo, spero che si veda bene con la telecamerina, che davvero dà anche un po' una sensazione anni 80 discoteca. Quindi ripeto, partiamo dall'inizio. 3 dita, impostazioni, il profilo deve essere già selezionato, siamo personalizzazione e qui abbiamo colore interni. Qui possiamo andare a scorrere i colori per andare a cambiare le impostazioni delle luci d'ambiente sulla plancia. Possiamo vederlo anche di qua, forse qui si vede meglio. Adesso sto cercando di cambiare un po' a mani incrociate. Posso farlo anche a macchina spenta, ma vedrò poi il risultato solo una volta che accenderò la macchina. Sistema, un'altra cosa importante, soprattutto per alcune unità di misura. Intanto qua posso andare a settare, la lingua, l'ora e la data, e anche l'unità di misura. Molte volte viene fuori chilometri, litri per 100 km. Io voglio avere chilometri al litro, in modo da avere le informazioni del consumo. Vedete, adesso ho chilometri al litro e non ho più litri al chilometri per 100 km, come era invece prima. In questo caso forse è più leggibile, più immediata, ok? Ancora luminosità, possiamo andare a decidere quale sia l'intensità delle luci interne oppure del quadro strumenti. Vedete, io facendo così, lo faccio vedere anche qua, andando a modificare, vedete come cambia la luminosità del quadro strumenti. Questa è la massima, magari mettiamone una media. Audio, le impostazioni per la radio e anche per l'audio dinamico, l'equalizzatore se vogliamo, con la regolazione dei medi, degli alti e dei bassi, e il bilanciamento. Veicolo, qui abbiamo illuminazione veicolo, illuminazione di benvenuto, cioè quando noi ci avviciniamo alla macchina e l'auto ci saluta accendendo già le luci di cortesia. Gli abbaglianti automatici, che secondo me sono uno degli ADAS più importanti, perché permettono di notte di guidare senza dover andare a toccare la levetta degli abbaglianti, perché la macchina, se arriva un'altra auto, lascia gli anabbaglianti. Se non c'è nessuno, invece nessun veicolo che viene incrociato, allora mette gli abbaglianti. Tra l'altro si possono anche vedere delle animazioni, vedete, che ci fanno capire come funzionino questi ausili alla guida. Incrociando un'auto vengono inseriti gli anabbaglianti, se invece non c'è nessuna macchina, restano gli abbaglianti. Ce l'abbiamo scritto anche qua. Allora, queste erano solo alcune delle funzionalità che ci sono con il nuovo sistema di infotainment di questa Jeep Avenger. Spero che comunque il video vi sia stato utile. Se sì, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao, buoni chilometri a tutti!